Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. State lì. Ve la ricordate questa? Io molto bene. È la tuta che è caduta a 200 e passa all'ora nel botto di Misano, dove l'HP4 Race è esplosa in 1000 pezzi. Non ve l'ho fatta vedere fino ad ora perché è rimasta negli archivi di Dainese per essere studiata e analizzata. Me l'hanno mandata solo adesso e soprattutto con i dati. Purtroppo non potrò rivelarli tutti perché alcuni devono rimanere segreti, ma in ogni caso vi darò qualche bella chicchetta che è veramente interessante. Prima di iniziare vi ricordo, sta per iniziare la stagione, quindi mi raccomando, è gratis, non vi costa nulla, ma a me fa una grande differenza, quindi iscrivetevi e cliccate sul tasto iscriviti qui sotto. Dobbiamo raggiungere quota 500.000. Detto questo, sigla e vi racconto un po' le bellezze di questa tuta. È ancora sporca di polvere da 2 anni. Questa è letteralmente la tuta che mi ha salvato la vita. Prima di andare al sodo vi rinfresco la memoria con quello che era successo nel 2019. Fino ad oggi la più grande fattura per la ditta demolizioni della mia carriera, ma di gran lunga, in una botta sola, moto da 75.000 euro, andata. Tutte le GoPro andate. Tuta l'avete vista. Tutto esploso. Nel video dell'incidente non mi sono soffermato molto sui dettagli perché lo sapete, i video devono essere molto veloci, molto dinamici, quindi i dettagli si fa fatica ad approfondirli, tra cui appunto la tuta. Essendo veramente molto piegato, l'airbag non si è aperto immediatamente, ma qualche decimo dopo la chiusura di sterzo, quando appunto sono andato a impattare sul cordolo. I dati Dainese che mi sono stati mandati dicono che allora, l'evento è durato 9 secondi, quindi dal momento in cui io ho toccato terra al momento nel quale io mi sono fermato passano 9 secondi. Ragazzi, sono tanti. All'inizio della dinamica dell'incidente eri a 230 km/h e al momento dell'attivazione dell'airbag a 217 km/h. Le forze maggiori le hai subite dopo l'attivazione dell'airbag, raggiungendo picchi tra i 20 e i 25 G, probabilmente provocati dall'impatto con la ghiaia della via di fuga dopo aver strisciato sull'asfalto. Quindi avete visto, chiusura di sterzo, strisciata sull'asfalto di tantissimi metri, ghiaia e poi cappottoni vari. In quel momento l'impatto ha provocato una forza di 20-25 G, non so sia decelerazione, accelerazione, mi scusino gli ingegneri. Quindi per riassumere molto brevemente, da 230 km/h a 0 passando da asfalto a ghiaia, totale un punto sul gomito che si vede ancora un pochino, è questo qui. Quindi direi tanta roba. In queste cadute estreme le tute vengono ovviamente ritirate da Dainese, analizzate dalla ricerca e sviluppo per capire cosa si può fare ancora, e già il livello è altissimo di sicurezza raggiunto ai giorni nostri. Cioè pensare solo all'airbag poco tempo fa era un qualcosa di incredibile. In ogni caso vengono ritirate per capire se si può fare qualcosa in più per migliorare zone di abrasione, per migliorare le protezioni, insomma tutto quello che è possibile fare per salvare la vita al pilota, ma anche ovviamente per mettere a posto i dettagli e cercare di elevare lo standard di sicurezza ogni volta sempre di più. Proprio su questo punto è veramente interessante vedere come le tute di piloti come Agostini di molti anni fa erano praticamente un pezzo di pelle unico, sottilissimo, il più leggero possibile, scodella in testa e via andare. Invece adesso, dopo tutti gli studi che sono stati fatti, le zone di maggiore abrasione, come possiamo vedere, sono molto più spesse rispetto magari alla schiena, dove è più raro che si strisci per parecchio tempo. La zona del sedere e della coscia hanno sempre più riporti di pelle e, come potete vedere, dopo una caduta a 200 e passa km/h, qui ha resistito perché sotto questi buchi c'è un altro strato di pelle, qui idem, è dove ho strisciato di più, e l'unico punto dove ha ceduto è ovviamente
sul più delicato, dove la pelle era più sottile e soprattutto dove c'erano le cuciture, dove appunto si attacca l'elastico che permette il movimento più agile ai piloti. E vi assicuro che senza questi elastici la tuta sarebbe praticamente impossibile da indossare e molto più scomoda rispetto a com'è, quindi sono fondamentali nonostante probabilmente siano dei punti un pelo più delicati rispetto al resto. Nonostante questo squarcio, io sulla schiena non ho riportato neanche un graffio. E oltre a questo, dato che io sono uno stomachino anche sulle tute, voglio sempre avere i gomiti abbastanza larghi per il fatto dell'avambraccio che si gonfia molto, per evitare appunto il discorso dell'arm pump, ma sono più che altro fisici mentali. Però quando uno cade, ovviamente se c'è l'avambraccio più stretto ha meno probabilità che si giri. Invece in questo caso io ce l'avevo un po' largo e difatti l'unico punto dove mi sono fatto male è praticamente per colpa mia, perché avendo scelto un avambraccio più largo delle mie misure ha girato un pochino su se stesso e in breve la velocità con la quale si è girata la protezione ha fatto sì che un pochino mi tagliassi, ma cioè, a 230 all'ora diciamo che è stato un miracolo. Tornando alla caduta invece, se vi state chiedendo cosa si prova a cadere a 230 passa all'ora, assolutamente un grandissimo bruciore al sedere. Difatti la tuta è praticamente consumata da tutte le parti, perché mentre si scivola sull'asfalto si cerca in qualche modo, quando si sente il bruciore, di girarsi e rigirarsi e rigirarsi ancora fino a quando non arriva la ghiaia, ed è come se Mike Tyson ti tirasse un destro nel costato. E difatti è quello il punto di massima decelerazione, senti veramente una botta allucinante che ti toglie il fiato. Vi posso assicurare che non fa bene. Comunque se si passa indenni la caduta, si passa indenni tutta la strisciata sull'asfalto e si passa indenni l'ingresso nella ghiaia, che è il punto più critico, si può dire che ce la siamo scampata, perché ormai quando appunto si sta rotolando nella ghiaia gli ultimi metri si va veramente piano. Non va sempre il lusso come nel mio caso, quando fai la caduta che devi farti male la puoi fare a 40 all'ora, 100, 200, ti fai male. Un po' come è successo ad Alberto con quel mega A-side che ormai vi ricordate tutti. O come questi altri esempi di famose cadute nel passato che purtroppo hanno fatto qualche danno. In questi casi non c'è protezione o tuta che ti salvi, lì si stringe il sedere e si incrociano le dita, insomma. Ma nel mio caso, della mia caduta di Misano, avere una tuta di qualità ha fatto tutta la differenza nel mondo rispetto ad averne una scadente. E vi assicuro che in passato di test e botti con marche differenti le ho fatte. Quindi, grazie mille Denese, speriamo di non dover essere più un tester attivo per le vostre tute. A brevissimo video dei test pre-gara del 18 aprile, che appunto aprirà il campionato. Sono troppo carico. Al momento che state guardando questo video io ho fatto 4 turni sulla moto, ma comunque spero di recuperare terreno. Ovviamente vedrete tutto, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti. Le gare saranno sempre in diretta sulla piattaforma viola, più Eleven Sports, più la pagina del campionato, più repliche su Sky. Quindi cari miei ragazzi, gas, e come al solito ci vediamo al prossimo video.